Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i problemi sui criteri di congruenza dei triangoli. In questo video in particolare analizziamo il primo criterio di congruenza dei triangoli, che dice: due triangoli sono tra loro congruenti se hanno rispettivamente due lati e l'angolo tra essi compreso ordinatamente congruenti. Quindi, come vedete in figura, questo lato è uguale a questo lato è uguale a questo e l'angolo tra essi compreso è congruente. Se i due triangoli hanno rispettivamente congruenti queste tre cose, allora possiamo dire che i due triangoli sono tra loro congruenti. Vediamo subito un esempio. Il problema dice: dato un triangolo qualunque ABC, tracciamo la mediana. Quindi disegniamo un triangolo qualunque. Ora disegniamo la mediana AM. La mediana è quel segmento che parte da un vertice, in questo caso A perché il testo ci dice A, e cade nel lato opposto dividendolo in due parti uguali. Quindi subito come ipotesi scriviamo il fatto che AM è una mediana, ovvero BM uguale MC, e lo indichiamo in figura. Bene, andiamo avanti con il testo. Dalla parte di M prolunghiamo la mediana di un segmento MD uguale MA, quindi devo prolungare qui il segmento in modo tale da avere che questo pezzettino solo sarà uguale a MD. Anche qui scriviamo subito l'ipotesi e indichiamolo in figura. Bene, andiamo avanti. Dice: dimostriamo che BD è uguale ad AC. BD uguale ad AC, quindi la tesi è questa, e che CD è uguale ad AB, CD, AB. Ok, partiamo. Dobbiamo dimostrare che questi due lati tra di loro sono uguali. Per fare ciò dobbiamo utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli. Allora io voglio dimostrare che BD è uguale ad AC, quindi quello che faccio è congiungere BD. In questo modo ho il triangolo BMD. Dobbiamo considerare due triangoli in modo tale che uno abbia come lato BD e l'altro abbia come lato AC. Come potete vedere in figura, conviene prendere il triangolo BMD e il triangolo ACM e dimostrare che essi sono tra loro congruenti. Considero i triangoli BMD e AMC. Essi dobbiamo trovare tre cose congruenti. Guardiamo la figura, io vedo che hanno BM uguale MC. Perché? Per ipotesi. Poi hanno MD uguale a M, sempre per ipotesi. Quindi ho trovato in questo momento due lati uguali. Per poter applicare il primo criterio di congruenza, l'angolo tra essi compreso deve essere uguale. Noto che BMD in effetti è uguale ad AMC, perché questi due sono angoli opposti al vertice e per definizione gli angoli opposti al vertice sono sempre uguali. Quindi l'angolo si scrive con la lettera dell'angolo in mezzo, quindi BMD, e l'altro angolo è AMC, uguali perché angoli opposti al vertice. Quindi poiché i due triangoli hanno congruenti due lati e l'angolo tra essi compreso, possiamo dire che sono congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli. E poiché abbiamo appena dimostrato che i due triangoli sono tra loro congruenti, avranno tra loro congruenti anche tutto il resto, per cui il lato BD sarà uguale al lato AC, che era proprio quello che volevamo dimostrare. E quindi scriviamo: i due triangoli sono tra loro congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli, in particolare BD uguale a C, perché noi in particolare volevamo dimostrare questo. E andiamo adesso a indicarlo in figura, perché abbiamo un'altra tesi da dimostrare, per cui potrebbe essere che questa prima parte del problema ci serva per la seconda parte. Quindi andiamo a indicare in figura che BD è uguale a C, che poi questo angolo è uguale a questo angolo e questo angolo è uguale all'altro angolo. Andiamo avanti, dobbiamo dimostrare che CD è uguale ad AB, per cui dobbiamo prendere come sempre due triangoli che abbiano l'uno un lato e l'altro l'altro lato. Congiungo il lato CD e vado a considerare i triangoli MCD AMB. Come prima, quindi scriviamo: considero i triangoli ABM e CDM. Essi hanno, allora guardando in figura vediamo che hanno MD uguale ad MA, sempre per ipotesi. Poi hanno BM uguale MC per ipotesi. Ora abbiamo
trovato due lati congruenti, quindi per poter applicare il primo dobbiamo dimostrare che l'angolo tra essi compreso è congruente. Noto che questo angolo in effetti è uguale a questo, come prima, perché sono angoli opposti al vertice, e quindi lo scrivo AMB uguale DMC perché angoli opposti al vertice, per cui abbiamo appena dimostrato che i due triangoli sono congruenti per il primo criterio di congruenza, e noi però volevamo dimostrare che CD è uguale ad AB, quindi dobbiamo scrivere questa frase: i due triangoli sono tra loro congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli e quindi avranno uguali tutti i lati e tutti gli angoli tra di loro, in particolare CD uguale ad AB. Ed era quello che volevamo dimostrare, quindi in fondo alla dimostrazione scriviamo sempre CVD, che sta per come volevasi dimostrare. Ora tocca a te. Prova a fare questi problemi. Lo so, ti starai chiedendo a cosa servono i criteri di congruenza. Molto probabilmente nella vita reale non ti capiterà mai di usarli, ma una cosa è certa. Svilupperai una forma mentis che ti aiuterà tantissimo nella vita e migliorerà la tua capacità di problem solving. Quindi forza, provaci e fammi sapere in chat se ti posso aiutare. Allora, com'è andata? Pensavi fosse più difficile, vero? In realtà questo argomento è una passeggiata. Anzi, se conosci qualcuno, qualche amico o amica che ha difficoltà su questo argomento e ha un compito o un esame in vista, passa parola. Il mio obiettivo è aiutare il più possibile voi ragazzi a sfatare questo mito che la matematica è impossibile. Io sono Monia Tomassini e, come ormai sapete, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.